Allora, quando ne abbiamo oggi? 27. 27 agosto del 2022. Quindi al 27 agosto del 2022 stanno finendo di seccarsi questi semi di pomodoro di Bacoli. Ok? Li tieni così in questa tazzina Sì, all'aperto all'aperto, sì. e li tieni per un'altra decina di giorni così, E poi li metto li copro in un in un barattolino piccolino di vetro, coperto. pronti per la semina del 2023. Esatto. Va bene, allora adesso faccio vedere un video dell'anno scorso che parte da gennaio, quando hai preparato la terra per il semenzaio, febbraio quando hai seminato i semi precedenti, praticamente la semenza precedente. Poi i pomodori a aprile. I trapianto dei pomodori ad aprile. Mettimi prima, si dice. Va bene. E poi luglio, quando hai estratto questi semi dai pomodori maturi. Facciamo vedere tutto il ciclo di vita dei pomodori. Okay. I primi di gennaio si prepara la terra che accoglierà il semenzaio. Il terreno viene rivoltato scavando fino a 30 cm di profondità e mettendo sotto la terra dell'erba che svolge la funzione di concime naturale. I primi di febbraio si seminano i semi di pomodoro nel semenzaio. Innanzitutto, sul terreno che accoglierà i semi si mette la calce idrata al fine di migliorarne il rendimento alzando il pH del terreno. Si distribuisce la calce idrata in maniera uniforme, aiutandosi con un rastrello. Si procederà poi con la semina a spaglio dei semi di pomodoro. Questi semi sono stati ricavati dalla raccolta dell'anno precedente. Dopo aver coperto i semi con un leggero strato di terreno, si costruisce un semenzaio artigianale. Prima si crea una struttura di tunnel fatta con i polloni delle piante di nocciole. Poi, sopra questa struttura, si mette un telone di plastica. Dopo 2 settimane scopriamo il semenzaio per vedere se i semi sono germogliati. Con soddisfazione notiamo che le piantine sono nate. Siamo a fine marzo. Sono passati 42 giorni dalla semina nel semenzaio dei semi di pomodoro e le piantine stanno crescendo. Insieme alle piantine però cresce anche l'erbaccia, che con grande pazienza occorre estirpare, la famigerata zizzania. Bisogna estirparla, stando però attenti a non danneggiare le piantine. Questa operazione va ripetuta ogni settimana. Oltre alla pulizia dalle erbacce, periodicamente si provvede anche ad innaffiare. Il getto d'acqua deve essere lieve, al fine di evitare di danneggiare le piccole piantine. Inoltre bisogna mettere poca acqua per evitare che ristagni. Il necessario è mantenere umida la terra. Ad aprile procediamo con il trapianto delle piantine di pomodori, man mano che prepariamo la campagna pronta ad accoglierle. Le piantine si tolgono facilmente dal semenzaio. Basta affondare il dito fin sotto la radice e la piantina se ne viene facilmente, in quanto le radici non sono profonde. Prima di trapiantarle si bagnano le radici delle piantine e si passano in una pozzetta di fango preparata ad hoc. Le piantine con le radici impregnate di fango vengono trapiantate nella terra precedentemente preparata. Vengono piantate ad una distanza di circa 20-30 cm l'una dall'altra.
Subito dopo si mette un poco d'acqua vicino ad ogni piantina per far sì che il terreno aderisca bene. Mio padre mi ha dato delle piantine da trapiantare nei vasi che ho sul balcone della mia casa. Il terreno che accoglierà le piantine è stato da me in precedenza preparato e reso fertile con un concime biologico di mia preparazione a base di bucce di patate e gusci d'uovo. Il 20 aprile metto queste piantine nei miei vasi. Vediamo ora come si presentano queste piantine a circa 2 mesi dal trapianto. Siamo a metà giugno. Come vedete, per sostenere i pomodori ho sistemato anche opportunamente delle canne di bambù. Procedo poi con la sfemminellatura e con il togliere altre parti ormai improduttive della pianta. Il 20 giugno mi accorgo che le piantine del mio balcone sono state attaccate da 2 diversi parassiti, la tuta absoluta e la nottua. Nel giro di poco tempo riesco però a respingere l'attacco, anche grazie all'applicazione del Bacillus thuringiensis. Comunque, il 9 luglio riesco a fare la prima raccolta di questi pomodori, ma ritorniamo nell'orto. Le stesse piantine di pomodoro nell'orto di nonno Gigino non hanno subito attacchi da nessun parassita, anche se mio padre non ha fatto nessun trattamento. I suoi pomodori nascono belli e forti, anche se sono praticamente lasciati a loro stessi, senza sostegni e senza alcuna protezione. Il 10 luglio ecco il risultato della sua prima raccolta. Ogni anno mio padre riesce ad ottenere sempre gli stessi prelibati pomodori, i pomodori di Bacori, avendo cura di estrarre i semi da alcuni di essi quando sono maturi, generalmente a metà luglio. Questi semi poi vengono ben puliti, verranno poi asciugati e conservati finché poi non verranno nuovamente seminati nel semenzaio nel febbraio dell'anno successivo. Se vi è piaciuto il nostro video e se vi va, iscrivetevi al nostro canale e lasciateci un like.